Allora, la profezia non è un fatto religioso, la profezia è un fatto geopolitico, non compreso perché la profezia pone una premessa. Se non cambierete accadrà questo. Perché? Dice, ma la realtà è un flusso di eventi, ma la realtà è un flusso di eventi che viene determinato dalle nostre scelte. Quindi se io cambio le mie scelte, cambio la realtà. È un fatto ovvio, ma è ovvio a livelli molto più grandi. Ad esempio, il Vangelo non è un libro religioso, è un manuale di scienza dello spirito che non è spiegato. Perché la Chiesa, corrompendosi, quando Costantino la rende organo ufficiale, religione ufficiale dell'impero, ha sistematicamente distrutto queste conoscenze che per ben 300 anni, dopo che Cristo è asceso al cielo, venivano insegnate dai primi padri della Chiesa e dagli Apostoli, compreso San Paolo. Quindi la profezia è un fatto che profetizza che può accadere o non accadere a seconda della nostra scelta. Infatti nella profezia ci viene anche detto qual è la variazione che noi dobbiamo apportare per poter modificare un evento nefasto che altrimenti accadrebbe in ragione dei fatti che attualmente stanno accadendo, in ragione delle premesse e delle condizioni. Quindi, siccome è nel futuro dell'umanità il contatto con le civiltà extraterrestri, esistono numerose profezie o previsioni, se vogliamo usare questo termine, sul contatto e vengono dagli ambiti più diversi. Queste profezie che ci sarà un giorno dove le astronavi extraterrestri atterreranno in massa sul pianeta Terra. Per adesso si fanno vedere, compaiono, scompaiono, si fanno fotografare, si fanno filmare, però di fatto non sono mai atterrate in massa. Ad esempio, andiamo alla Bibbia, Isaia 13.5. Molto importante questa profezia. Vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, l'Eterno e gli strumenti della sua ira. Questa profezia si lega perfettamente al discorso dell'incontro di Abramo nel querceto di Mamre, perché qui ci dice che l'Eterno non abita sulla terra, l'Eterno viene da fuori. E da fuori vengono gli strumenti della sua ira. E gli strumenti che vengono dallo spazio, cioè dall'estremità dei cieli, quindi cosa sono? Extraterrestri. E sono messaggeri, è vero, di armonia e amore universali, ma sono soprattutto strumenti della giustizia di Dio, cioè sono un esercito che ha il compito di tutelare l'ordine cosmico universale in termini militari. Cioè quando ci sono fuori di testa come i terrestri che incominciano a costruire a migliaia bombe atomiche, questo esercito celeste si stabilizza in modo permanente su quel pianeta, istituendo basi permanenti e incominciano a vigilare il processo di quella società, in modo che nel momento che questi fuori di testa malauguratamente decidono di scatenare una guerra termonucleare che può distruggere l'intero pianeta, loro intervengono subito con la forza della loro fantascientifica tecnologia. Quindi questo versetto è importantissimo perché contiene tutti quegli elementi che ci dicono cose che l'uomo, l'essere umano, men che meno le religioni, hanno capito. La stessa cosa ce la dice Papale. A proposito, Francesco come sta? Tutto bene? Non si sa. Qualcuno dice che è già partito perché pare che la sorella sia partita dall'Argentina per venire a Roma.
Michel de Notre Dame, Nostradamus, quartina 1,91. Gli dei agli umani faranno apparizione. Gli dei. Quindi di nuovo ritroviamo il concetto che queste entità che vengono da fuori, anche Nostradamus le chiama come le ha chiamate Abramo, sono divinità. Gli dei agli umani faranno apparizione, ai ciechi autori del grande conflitto, che faranno primavera, cielo visto sereno, spade e lancia. Rileggo, agli autori, ai potenti autori accecati dal loro potere, autori del grande conflitto della guerra termonucleare che scoppierà in una giornata serena di primavera, che verso la principale mano sinistra, cioè verso l'Occidente, quindi l'Occidente, sarà la parte più colpita dall'attacco nucleare, possibilmente russo. Fatima, 13 ottobre 1917. La Madonna fa vedere questa scena, simbolicamente diciamo, ai tre pastorelli e dice loro: in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Vedete che ritroviamo sempre gli stessi concetti, Nostradamus, Isaia, divinità, vengono da lontano, nel nome di Dio, quindi portano pace, ma portano anche giustizia. Papa Giovanni XXIII. Nel 1935 il cosiddetto Papa Buono era nunzio apostolico a Istanbul. Era un papa massone, era un rosicruciano, Papa Giovanni. E a Istanbul lui partecipa ad una seduta iniziatica della sua loggia massonica e va in uno stato alterato di coscienza e fa delle profezie che arrivano fino al 2033. Lì si interrompono. E in queste profezie Papa Giovanni parla di molte cose. Parla di Eugenio Siragusa senza farle il nome, parla di Giorgio Bongiovanni senza farne il nome e parla del contatto e dice: questi testi, questi scritti che riportavano ciò che il futuro Papa dice mentre era in uno stato alterato di coscienza, vengono secretati ovviamente dal Vaticano, ma Pier Carpi, scrittore e regista, massone anche lui, aveva delle entrature in Vaticano, riesce ad avere questo carteggio e lo pubblica in questo libro. Le profezie di Papa Giovanni. Pier Carpi ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio di leggere sul conte Alessandro Conte di Cagliostro, che è stato mistificato dalla Inquisizione spacciandolo per un ladruncolo palermitano di nome Giuseppe Balsamo. Quindi la macchina del fango esiste già da molto tempo. La profezia dice: sempre più numerosi i segni, le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno, qualcuno viene da lontano, Madonna di Fatima, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo, Isaia, dall'estremità dei cieli, quindi questo concetto di lontananza viene reiterato. Qualcuno viene da lontano, vuole incontrare gli uomini della terra. Incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. Ora, questa frase è molto intrigante perché viene fatta nel 1935, ma l'ufologia nasce il 24 giugno del 1947, quindi 12 anni dopo che il Papa dice ma chi ha visto veramente ha taciuto. Poi in tempi relativamente recenti, negli anni 90, è venuto fuori che Mussolini, i fascisti, recuperarono un disco volante caduto in Lombardia negli anni 30. Quindi probabilmente il Papa, in questo stato alterato di coscienza, il Papa, diciamo Angelo Roncalli, il futuro Papa, ha visto che il contatto era già avvenuto e chi ha visto veramente ha taciuto. Poi quando finì la guerra, questo disco volante fu custodito in un hangar di un aeroporto, credo di Vergiate, fu portato via dagli americani. E ovviamente la profezia del contatto non poteva mancare nel Vangelo, cioè Gesù non poteva esimersi, visto che vengono nel nome di suo padre questi esseri, di parlarne.
poi ne parlerà San Paolo, insomma abbiamo varie profezie. Quindi andiamo a Matteo 24, che è il capitolo proprio della profezia completa del ritorno di Cristo, tra cui leggiamo: subito dopo la tribolazione di quei giorni, quindi guerra atomica, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e gli astri cadranno dal cielo. Questo è l'inverno nucleare, il sole si oscura e la luna non dà più la sua luce perché le esplosioni nucleari scagliano milioni di tonnellate di polveri nell'atmosfera che la oscurano, ma ci sarà anche un intervento extraterrestre che interverranno per togliere l'energia a tutto il pianeta e bloccare nell'arco di 10 minuti la guerra atomica. E quindi loro invertono il corso dei corpuscoli solari e ci saranno 72 ore di buio. Gli astri cadranno dal cielo. Gli astri sono le astronavi extraterrestri che vengono viste come, diciamo, stelle che cadono dal cielo. Ovviamente gli evangelisti il concetto di astronave non esisteva, quindi vedono questi oggetti lucenti che scendono dal cielo e per loro sono l'astronave, cioè sono le stelle che cadono sulla Terra. Le potenze dei cieli saranno sconvolte, il cambio dell'asse fisico del pianeta. Poi queste cose ce ne sono altre che ho spiegato in altri contesti. E allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo, che sono sempre le astronavi, con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, quindi il prelevamento avviene in tutto il pianeta in questo modo qui, o fisicamente o animicamente. E questa parte del dipinto di Bruce Pennington illustra quella profezia che dice: allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata, perché verranno prelevati solo gli eletti. Quindi la profezia di Gesù, quella di Fatima sul contatto, fanno parte della più osteggiata e combattuta verità della visita extraterrestre, che è messianica, cioè la visita extraterrestre è un segno escatologico che indica che siamo nel tempo della manifestazione fisica di Cristo. E i segni gli extraterrestri li hanno dati, quindi questi esseri non sono altro che quegli esseri, gli angeli di biblica memoria del passato. Non mi dilungherò su questo aspetto che ho trattato in vari altri eventi, però era importante comunque richiamarlo. Comunque i segni ci sono stati, croce di sfere di luce apparsa in Florida, filmata dal signor Steve Barnes in Florida nel 2005, nella città di San Petersburg. Curiosamente San Pietroburgo è la città di Putin. Ah, ma guarda un po'. Ma c'è un'altra civiltà che parla delle profezie, che fa le profezie sul contatto, che sono i Maya. Ma non sono i Maya quelli storici da noi conosciuti, perché tra i Maya che hanno fatto queste meravigliose costruzioni e i Maya che incontrano gli spagnoli c'è un vuoto che gli storici non capiscono, perché i veri Maya, quelli che avevano queste capacità architettoniche, io ho visitato varie città Maya, sono meravigliose, sono spariti. Immense città, non ci sono scheletri, non ci sono segni di guerra, non ci sono segni di epidemie, sono spariti, puff, un impero grandissimo, vastissimo. E vengono chiamati questi Maya galattici. Io sono stato in un luogo particolare in Messico perché sono anni che emergono reperti archeologici dove ci sono astronavi, extraterrestri con i Maya, eccetera. E lì sono accaduti dei grandi cambi climatici
e anche geologici, tale per cui tutta l'archeologia è sparita e questi oggetti vengono trovati sottoterra. Sono principalmente offerte per tombe o monili che la gente aveva addosso, ma sono impressionanti. Io ne ho visti vari. Quindi questi Maya, i veri Maya che facevano queste cose, avevano queste conoscenze, erano in contatto con gli extraterrestri e probabilmente sono stati portati via da loro. Ben 8 secoli prima dell'arrivo dei conquistadores. Quindi fino ad oggi il loro destino è ignoto, ma nemmeno tanto perché poi l'archeologia ufficiale rifiuta questi reperti archeologici perché ci sono i dischi volanti. Sono stato al museo di Nazca, vicino a, sapete le linee di Nazca, quelle che si vedono solo dall'alto? Stavamo girando un documentario e vicino a Nazca c'è la cittadina di Ica. Nel deserto di Okukage i campesinos trovarono un numero enorme di pietre, di andesite nere, grafite e ci sono astronavi, esseri extraterrestri e dinosauri. Quindi queste pietre, poi si è capito, grazie allo studio di un medico di Ica, il dottor Cabrera, che era una biblioteca litica. Cioè questi esseri, prima di scomparire a causa del cambiamento climatico dovuto all'errato uso delle loro tecnologie, che ha generato dei diluvi e delle situazioni terribili, incisero la pietra, perché la pietra forse è la cosa più duratura su cui noi possiamo lasciare delle storie, delle informazioni. E siccome ci sono extraterrestri e dinosauri, gli archeologi a priori dicono sono false. Ma non sono false, perché sono state sottoposte ad alcune prove un po' più complicate, perché trattandosi di pietre non puoi fare il carbonio 14, che si può fare solo su cose di origine biologica, non puoi fare un'analisi sulla pietra, però puoi fare analisi sulla cristallizzazione e su altre cose, sono vere. Mi trovavo al museo di Nazca con all'epoca il più importante archeologo peruviano che dovevamo intervistare. E a un certo punto, su una teca di questo museo, tra l'altro fatto da un italiano, Museo Antonini si chiama, vedo una pietra incisa. Chiamo l'eminenza archeologica e dico, scusi, ma qui avete una pietra incisa? Sì, ma voi dite che sono false. No, questa è vera. E perché è vera? Perché non ci sono dinosauri con esseri umani. Cioè, capite? Questo è scemo. Cioè, il loro parametro è il loro schemino mentale. Quindi questa archeologia che viene trovata con astronavi proprio in stile così Maya, su questi reperti archeologici, l'Istituto Nazionale Archeologico Messicano dice che sono oggetti falsi fatti per fregare i turisti perché ci sono i dischi volanti. Un ragazzo che io conosco, si chiama Alberto Donini, che tra l'altro proprio in questo momento è in Messico per scavare e trovare altre pietre incise, ne ha trovate e altre archeologie, ne ha trovate alcune carine. Lui ci sono dei pezzi che sono fatti a mosaico, cioè sono tante pietre diverse, incollate, con colla vegetale, per formare poi delle figure. Ha fatto analizzare la colla vegetale, una pietra gli ha dato 20.000 anni di antichità. Quindi c'è una storia antichissima di cui noi non sappiamo nulla. Cioè viene nascosta.